tutti e benvenuti nel canale PoCamper. Io sinceramente non so che cosa sia preso ai miei clienti. Sono costretto a fare questo video sul Max Fan, adesso lo guardiamo insieme perché sinceramente abbiamo avuto una quantità di richieste impressionante, cioè non ne ho montati nessuno per 15 anni, adesso abbiamo richieste continue 4-5, quindi eccolo qua, ve lo faccio vedere e lo guardiamo insieme. Vi spiegheremo non solo il contenuto della confezione, lo analizzeremo, lo guarderemo insieme, ma lo monteremo anche insieme e vedremo quali sono i suoi punti di forza. Prima di fare ciò però iscrivetevi al canale, mettete un like sui video che vi piacciono e chiaramente attivate la campanella per ricevere le notifiche dei video che caricheremo. Allora, Max Fan, un oblò sostanzialmente particolare, chiamiamolo intelligente, non è intelligente, però è un oblò particolare, cioè, ha una forma particolare perché ha delle caratteristiche peculiari. Innanzitutto è un oblò con ventola, può essere installato su oblò 40-40, su fori 40-40, quindi nel caso in cui vogliamo sostituire un oblò, renderlo con ventilazione, lo possiamo fare, oppure possiamo chiaramente anche utilizzare un'ulteriore apertura che possiamo farci fare dal nostro installatore, lo possiamo fare noi. Chiaramente fate attenzione quando fate la foratura del tetto perché è sempre molto delicata. La confezione del Max Fan è questa qui, è una scatola, adesso l'apriamo insieme e vediamo che cosa c'è al suo interno. Ecco qui il nostro Max Fan. Che cosa ci danno? Ci danno delle istruzioni con viti e connettori per il collegamento 12 volt, chiaramente è un ventilatore 12 volt. Abbiamo il telecomando con, si spera, le batterie, eccole qui, si spera ci danno anche le batterie integrate, poi lo andremo a collegare, e poi due pezzi sostanzialmente, anzi tre pezzi. Uno è la cornice, la cornicetta interna, eccola qui, è quella che noi materialmente vedremo da sotto. Poi abbiamo la parte esterna, e questo devo dire è una cosa abbastanza interessante per come è stata concepita. Questa è la cornice esterna che in realtà supporterà l'oblò. La cosa interessante è che questa parte qui, come vedete, è 40-40, ovviamente abbiamo lo spazio scanalato per poter mettere il sigillante, in modo che il sigillante entra dentro e ha lo spazio per poter polimerizzare. Nella parte superiore possono essere anche utilizzate le viti che noi chiaramente utilizzeremo, ci sono dei punti preformati, e la cosa più interessante che vedo è che qui al suo interno ha una guarnizione e ha 4 clip. Quindi quando noi andremo ad installare la nostra cornice esterna e la sigilleremo, avremo la possibilità di inserire successivamente il nostro Max Fan in questa maniera, ovvero con le due, vediamo questa cornice che non ci interessa, con le 4 clip laterali, quindi lo inseriremo in questa maniera, così, ok, in questa maniera, così, e utilizzeremo questi fori per il fissaggio complessivo. Quindi alla fine basta smontare quelle 4 viti e il Max Fan, staccare chiaramente il connettore, e il Max Fan viene via. Ok, diamo un'occhiata innanzitutto quindi al dispositivo. Allora, come vedete la sua forma è abbastanza particolare. Innanzitutto vedete la cosa più principale che salta agli occhi è la cupola, che è qualcosa di molto insolito nel nostro campo. La cupola può essere in 3 colori, o bianca o nera, oppure fume, quindi semitrasparente. Chiaramente se è semitrasparente è necessario poi acquistare oppure riutilizzare l'oscurante per evitare che la luce di notte di prima mattina passi all'interno, e si può utilizzare l'oscurante Dometic, funziona molto bene, oppure loro hanno un oscurante plissettato specifico, però insomma se avete il Dometic, se sostituite un oblò Dometic, l'oscurante è perfetto. La cupola al suo interno ha una griglia che permette di mettere in comunicazione la parte interna del veicolo attraverso la ventilazione e l'esterno. Possiamo materialmente, tramite questa maniglia
alzare e da qui vedete precisamente come è fatto, quindi l'aria può essere aspirata dall'interno e essere inviata all'esterno o viceversa, essere presa dall'esterno e inviata all'interno, quindi ha questa doppia funzione come chiaramente tutte le ventole. Poi abbiamo una serie di tasti che servono ad aumentare e diminuire le velocità, dietro c'è la centralina elettronica, la funzione automatica, la funzione di accensione e spegnimento e la funzione di inversione del flusso. Quindi questi sono i comandi che sono presenti all'interno della ventola. Adesso la richiudiamo e andiamo ad analizzare proprio quali sono le caratteristiche principali e per quale motivo io, che ho determinate esigenze, devo scegliere questa soluzione rispetto a qualche cos'altro. Ho analizzato il prodotto e ho definito quali sono secondo me i punti di forza di questo prodotto, perché montarlo, perché installarlo. Allora, innanzitutto è un prodotto aerodinamico, quindi può essere utilizzato senza frusci durante la marcia, ma la cosa importante è che può essere anche aperto durante la marcia, quindi noi possiamo mantenere la ventilazione all'interno del veicolo o comunque il ricambio dell'aria all'interno del veicolo anche mentre viaggiamo nella parte superiore del tetto. Ha il telecomando, che questo è una sua specifica. Prendo il taglierino e ci vediamo tra un secondo. Allora, apriamo, mettiamo anche le batterie. Eccolo qui. Vediamo quali sono le funzioni principali. All'interno delle istruzioni c'è anche la descrizione non solo dell'installazione ma anche dell'operatività del telecomando. Nella parte superiore abbiamo le temperature della stanza, in questo caso sono 18 gradi, la temperatura impostata che noi andiamo a ricercare nella funzione automatica, poi vi spiego bene, la ventilazione, la ventola se è accesa o spenta, quando la accendiamo possiamo gestire la velocità della ventola con 10 velocità, quindi dal 10% così, 10% fino al 100%, quindi la velocità può essere variata. Poi possiamo considerare con il telecomando aria in ingresso, aria in uscita, quindi possiamo invertire il flusso con questo pulsantino. Invertiamo il flusso, aria in o aria out. Possiamo aprire o chiudere la cupola motorizzata, quindi questa cupola, come avete visto, in maniera automatica o in maniera manuale ma tramite telecomando, può essere alzata o abbassata, e questa è una cosa molto importante. Quasi quasi ve la faccio vedere direttamente, colleghiamo i cavi così la guardiamo insieme. Allora, ecco il nostro MaxFan. Abbiamo posizionato in questa posizione in modo che vi faccio vedere come si apre, come si chiude, collegata all'alimentazione. Allora, la prima cosa da fare, possiamo accenderla. Quando noi lo accendiamo, eccolo qua, la prima cosa che fa è parte alla velocità impostata, che abbiamo impostato, come vedete. Lui adesso sta aspirando aria all'interno. Possiamo ovviamente invertire il flusso premendo questo pulsante. Ok, lui si ferma e inverte il flusso. Adesso sta immettendo aria all'interno dell'abitacolo. Possiamo chiaramente ridurre le varie velocità, ok, quindi avere un flusso un pochino più morbido. E la cosa più interessante, possiamo chiudere la cupola in posizione di riposo, ma la cosa più interessante è quella poi della gestione della temperatura, quindi possiamo impostare una temperatura che vogliamo e lui, con la cupola chiusa, arrivato a quella temperatura, tenderà ad aprirsi e a far uscire l'aria all'interno dell'abitacolo. Ok, questo è il funzionamento. Ultima funzione è quella di apertura automatica, questa auto, gli diamo il comando auto, sentite che fa bip bip. Possiamo gestire la temperatura che vogliamo. Supponiamo adesso la temperatura nell'aria è 20 gradi, possiamo, supponiamo per farlo aprire, abbassarlo, ok, vogliamo 17 gradi, eccolo qua. Infatti in funzione automatica lui che cosa farà? Aprirà la cupola, farà fuoriuscire l'aria fino a quando la temperatura non sarà scesa del valore che abbiamo impostato noi. Adesso lo spegniamo.
Vediamo ora qual è il motivo per cui possiamo orientarci verso questo tipo di scelta, quindi perché scegliere la Max Fan. La prima, io li ho messi un pochino in fila, secondo me una delle cose, ve le dico diciamo in ordine crescente di importanza. Allora, aerodinamica, è un dispositivo che consente di avere meno frusci perché con questa forma ha una buona penetrazione aerodinamica, può essere utilizzata anche e una volta chiusa non entra tramite la guarnizione, non entrare all'interno. Può essere tenuta anche aperta durante il viaggio, cosa che non si può fare con gli oblò perché iniziano a vibrare, sbattono eccetera, e questo è anche un buon vantaggio. Ha il telecomando che comunque è una comodità, può essere utilizzato come sostitutivo di una cappa aspirante al posto delle cappette con una potenza nettamente maggiore e anche in funzione automatica, quella funzione che è una prerogativa di questo prodotto ed è secondo me la cosa più importante, perché la funzione automatica ci permette di impostare una temperatura che vogliamo mantenendo l'oblò chiuso. Nel momento in cui la temperatura sale sopra il valore impostato, automaticamente il Max Fan si apre e estrae quella quantità d'aria fino a quando la temperatura non scende sotto un certo valore. Ovviamente stiamo parlando sempre di evitare, la cosa più importante è di evitare sostanzialmente l'effetto serra, ovvero la funzione più utile per la quale può essere utilizzato questo prodotto. Vi faccio un esempio: lasciamo il veicolo o in primavera, in estate, in primavera o in autunno, quindi può capitare anche nelle stagioni di transizione, lasciamo il veicolo chiuso perché magari lo parcheggiamo sotto il sole perché non c'è possibilità di fare diversamente. Impostiamo la velocità, la temperatura a un certo valore e tendenzialmente il veicolo è soggetto proprio a riscaldarsi sotto il sole con le finestre chiuse, appunto fa l'effetto serra, il calore sale verso l'alto e man mano invade tutto quanto il nostro abitacolo. In questo modo, impostando una certa temperatura, lui si apre e estrae quella quantità d'aria fino a quando non riscende, la temperatura non scende sotto un certo valore, senza pericolo di eventuali temporali acquazzoni eccetera. Quindi in qualsiasi situazione noi possiamo tranquillamente lasciare il veicolo e lasciare che lui si occupi di estrarre quella quantità d'aria che creerebbe quell'ambiente così soffocante tipico dei veicoli lasciati sotto il sole. Quindi questo secondo me è la funzione principale per cui è stato progettato, e anche e soprattutto quello di viaggiare, la possibilità di viaggiare senza frusci, con l'oblò leggermente alzato. Credo che questo sia il target per farlo funzionare al meglio. Poi chiaramente il telecomando è una sua prerogativa ed è una sua comodità, per cui diciamo che è un prodotto che ha delle caratteristiche tutte sue e che sinceramente ha il suo senso per essere prodotto e apprezzato. Allora adesso lo andiamo a montare direttamente, io mi guardo un pochino le istruzioni per ricordarmi qualche cosa, andiamo di là e poi dopo faremo anche la prova di funzionamento. Eccoci qui all'interno di questo veicolo, dobbiamo sostituire in corrispondenza della cucina questa Omnivent. Abbiamo lasciato il veicolo fuori e già veramente si inizia a sentire che fa veramente molto caldo, si sente proprio quel famoso effetto serra di cui vi parlavo prima. In corrispondenza della cucina è presente questo blocco che andremo a rimuovere e a sostituire quindi col Max Fan. Sfideremo quindi la cornice interna, la sganceremo, poi andremo su e toglieremo la parte superiore. Vi metto un time lapse così lo facciamo insieme. Allora, qui abbiamo finito, come avete visto abbiamo smontato anche la cornice interna, la parte esterna della turbovente è particolarmente fissata con parecchi accessorietti come per esempio questo, che sono delle staffette, ma non solo, ma anche con la cornice interna che viene tirata. Non solo, adesso quando andiamo su dovremo intervenire sul sigillante che è presente perimetralmente. Bisognerà prendere chiaramente taglierino, acqua saponata, tagliamo via e lo portiamo via, poi puliamo tutta la superficie e rimettiamo il nostro Max Fan, ma ci vediamo sopra.
staccato lo blocco, come vedete, eccolo qui. Adesso è stato piuttosto semplice, devo dire. Adesso ci occuperemo della pulizia della superficie, che deve essere perfettamente pulita, poi la attiveremo con il nostro attivatore e monteremo la nostra cornice del MaxFan. Questa cornice ha un verso, le clip si devono trovare sui due lati laterali e servono praticamente fungono da sede per il fissaggio dell'unità, che poi andremo tra l'altro a collegare mediante la rimozione di questo cavo già presente all'interno, quindi la cosa sarà piuttosto semplice. Poi passeremo dentro, metteremo la cornice e facciamo la prova. Eccoci qua, MaxFan finito, installato. Quindi adesso facciamo un po' di prove. Allora, innanzitutto prendiamo il nostro telecomando, eccolo qua, e premiamo il pulsante di accensione. La ventola è chiusa, lo accendiamo, premiamo, lui automaticamente si apre e inizia la rotazione. La rotazione ovviamente noi aumentiamo, adesso si trova al 20%, aumentiamo la velocità, fa dei beep. Ok, adesso l'aria è praticamente all'interno. Invertiamo il flusso, quindi premiamo il pulsante di inversione del flusso, che è questo, eccolo. La ventola si ferma piano piano fino a quando non riparte e adesso va in funzione di aspirazione, eccolo qua. Quindi la grande portata d'aria tende a far fuoriuscire il calore, o comunque insomma ci crea il nostro ricambio d'aria. Ora chiudiamo il MaxFan tramite il pulsante adatto, eccolo qui come vedete, e lui continua comunque a lavorare, quindi tende a far ricircolare l'aria all'interno. Lo possiamo spegnere, interrompiamo la ventola e andiamo a verificare adesso la cosa più importante, ovvero la funzione automatica. Quindi okay, adesso utilizziamo la funzione, diciamo quella più importante, ovvero l'anti-effetto serra, ovvero la funzione automatica, per farvi vedere come funziona. Impostiamo una temperatura di 29 gradi, quindi è la temperatura massima che noi vogliamo. La temperatura della stanza è 27, del camper 23 gradi. Chiaramente se noi lasciamo il veicolo sotto il sole tutto chiuso, questo ovviamente la temperatura interna tenderà a aumentare. Quando mancheranno, non mi ricordo se 4-5 gradi, lui inizierà ad aprirsi e estrarre l'aria. Adesso per simulare la temperatura, innanzitutto andiamo su automatico, premiamo il pulsante automatico, quindi lo abbiamo impostato in automatico, si accende il LED verde. Per simulare
l'incremento di temperatura, aumentiamo, utilizziamo una scaldaguaina, lo so, è un metodo piuttosto rozzo, e lo posizioniamo verso il sensore, che è questo, quindi facciamo innalzare la temperatura del, eccolo qua, come vedete si è innalzata la temperatura, eccola qua. Siccome però l'ho levato subito, adesso lui ha iniziato l'estrazione, però ha sentito che il calore praticamente si è nuovamente non si è incrementato, abbiamo simulato, diciamo, che il calore sia uscito, ha ridotto la velocità della ventola e adesso praticamente dopo tra qualche secondo, minuto, vediamo, non lo so, non me lo ricordo, si chiuderà sicuramente. Perfetto, come avete visto adesso il Max Fan si è richiuso, quindi si è riportato in posizione di riposo. Ovviamente nel caso in cui ci sia un ulteriore aumento di temperatura, lui si alzerà e aprirà la ventola e estrarrà l'aria più calda. Per oggi in realtà è tutto, ma vi volevo semplicemente dire un'altra cosina che farà contento il nostro amico Mirko, ovvero il proprietario di questo camper. Ciao Mirko, guarda, è finito il lavoro, ed è questo, la grandissima facilità di rimozione della zanzariera. Eccolo qua, si ruotano questi fermi e la zanzariera si può rimuovere. Questa è una cosa incredibilmente comoda, perché all'interno della zanzariera, nella sua superficie, mediante l'estrazione o l'utilizzo della ventola in o out, ovviamente questa si riempie di sporcizia e Mirko la detesta. Quindi, caro Mirko, ecco qua, è pronta per essere pulita da te in maniera molto molto semplice. Quindi basta semplicemente ruotare questi fermi che sono molto semplici, e veramente in 15 secondi si riesce a pulire la zanzariera come vuoi te. Ok? Bene, Max Fan per oggi è tutto. Come avete visto, l'installazione è veramente molto semplice e le sue funzioni le abbiamo descritte nella prima parte, ma devo dire anche l'installazione poi viene molto pulita ed è veramente quasi banale. Ok? Diciamo forse pure più semplice di un oblò tradizionale. Dai, per oggi è tutto. Se vi è piaciuto il video, mettete un like, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per ricevere le notifiche degli ulteriori video che caricheremo. E come al solito ci vediamo alla prossima.